Siamo Serena e Carlo e da agosto 2019 stiamo viaggiando con il nostro Fiat Ducato dall'Alaska all'Argentina. A metà marzo però abbiamo dovuto interrompere il nostro viaggio e ci siamo fermati in Yucatan a causa dell'emergenza sanitaria. Vi avevamo già mostrato il posto meraviglioso in cui viviamo da 2 mesi, ma oggi abbiamo scoperto un luogo davvero incredibile e ve lo faremo vedere in questo video. Calimera! Ciao! Eila! Ciao! Ma chi c'è qua? Ehi! Calimera! Ciao! Oggi il nostro amico Alberto ci ha portato il cocco direttamente dal suo giardino. Dulce? Con acqua di cocco. ¿Está dulce? ¿Sí? Buena. Oh, si inizia la giornata. Buongiorno ragazzi! Una bella colazione. Oggi vi portiamo a colazione con noi. Abbiamo caffè, latte, facciamo un caffè latte, dei dolcetti presi alla panetteria e poi... Io ho gli ultimi Cheerios che ci hanno portato dalla città. Abbiamo... Perché qua nel villaggio c'è poca varietà. Ragazzi, abbiamo anche tanti uccellini qui che ci fanno compagnia. E non Ogni solo, tanto vogliono anche qualcosa. arrivano i cani a chiedere qualcosa. Dammi il tuo bicchiere. Ecco, infatti. Ecco. Facciamo un bel caffè latte. Serena prende il caffè. Questo è l'altro nostro contenitore che un tempo era salsa di peperoni e noci, adesso è diventato contenitore per lo zucchero. Una delle 20 salse che ci siamo portati dall'Italia. Bene ragazzi, buona colazione a noi e Questi buona giornata. Sono i dolcetti che troviamo qua al paese, che devo dire che tanta roba. I cuori che sono i preferiti di Carlo, ne va matto. Ormai il caffè si era raffreddato perché tutte le volte riceviamo visite, ci sono persone che passano, ci salutano, come prima è passato Alberto che è un pescatore che lavora qui, che quasi tutti i giorni ci passa a salutare, a volte è così gentile come prima ci ha portato il cocco. Ci tiene tanto a raccontarci tutte le tradizioni, tutta la storia di questo posto. Ehi!
Questi sono cani favolosi, non sono cani randagi, sono cani del villaggio, cioè vengono comunque aiutati da loro e sono al sicuro qui. Sto provando questo dolce al cioccolato, devo dire che li sanno fare bene. Questa mattina, appena finiamo di far colazione, abbiamo deciso finalmente di muoverci. Faremo una camminata di più o meno 6 km, andata e ritorno. Ci sgranchiamo un po' perché ormai stiamo diventando veramente pigri e andremo a vedere un posto che abbiamo scoperto tramite satellite. Si nasconde, sappiamo già dove vuole arrivare. Ah là. Il pane sulla sedia. Prima gira, si assicura. Eccola, eccola pronta a colpire. Guarda, guarda, guarda. Vieni. Questa è la gazza messicana, tipo. Si chiama Cow. C'è questa barca che ha il mio nome, Carlitos. È molto facile tenere il distanziamento sociale, Non c'è nessuno. anche tra di noi. Ragazzi, la costa dello Yucatan è famosa anche per i suoi uragani. Pensate che l'acqua può arrivare fino a quella casa verde lì in fondo. E di solito gli uragani ci sono verso giugno, quindi speriamo di non incontrarli o quantomeno di essere più al sicuro. Ci sembra veramente strano poter camminare più di 100 metri al giorno che facciamo. Dopo 2 mesi fermi completamente sembra un sogno. Noi abituati a fare 15-20 km al giorno. Ci siamo svegliati Fantastico. presto apposta perché volevamo arrivare in questo posto prima che il caldo arrivasse. Siamo arrivati a questo pontile che serve per trasportare il sale alle navi che arrivano più a largo. Lì ci sono montagne di sale. Dovremmo essere a metà strada. Stanca? Ci siamo quasi arrivati al posto. E questo fiume rosa, vediamo un po' com'è.
Si sprofonda. Porca miseria. L'acqua è così rosa per delle alghe che crescono con un grado di salinità così alto. Ma da come si galleggia? Si galleggia? Che figata! Proviamo. Bene ragazzi, siamo arrivati in questo posto, è davvero incredibile perché è l'unico posto dove si può fare il bagno nell'acqua rosa. Nelle saline è pieno di questa acqua, però per ragioni di contaminazione dell'acqua non si può fare il bagno. E Serena si sta... Guardate la mia enorme vasca da bagno rosa! Ecco, siamo praticamente in un punto di scarico delle acque della salina. Qui a nord c'è Cuba. Qui le acque si uniscono con quelle del mare. E qui finisce. Un altro posto che si aggiunge a questa meraviglia, sembra di essere in un documentario. Noi festeggiamo il nostro 50° giorno di quarantena qui. Voglio provare a galleggiare anch'io, vediamo. Madonna, incredibile! Hai visto? Ma ragazzi... No, vabbè. Si galleggia! Cioè, stiamo... Si galleggia davvero. No, ma mi sembra di stare sulla luna. Anche con le mani in alto. Senza far fatica. Oh. No, vabbè, ma questa è una seduta naturale. Wow, che pace. Abbiamo trovato la nostra spa naturale. No, ma è incredibile. Ragazzi, è una sensazione che dovete provare. Potremmo anche leggere un libro qua dentro perché è comodissimo, è come avere una sedia sotto. Cioè non le fa fuori dall'acqua e le fa nell'acqua rosa. Beh dai, meno male che ce l'ho fatta a fargli fare un po' di movimento. Bene, la nostra giornata sta per finire. Dopo il giro che abbiamo fatto abbiamo pranzato, adesso ci siamo fatti la doccia, siamo belli puliti, si è fatto la barba. Io sono tornato bambino. È ringiovanito. Adesso stiamo per preparare la cena. Comunque volevamo specificare che abbiamo chiesto il permesso alla polizia per andare nel posto in cui siamo stati. Esatto, abbiamo chiesto prima il permesso se potevamo muoverci un po' e loro hanno detto certo, figuratevi, è giusto che potete camminare anche perché non c'è nessuno. Siamo solo andati a fare la spesa e da 50 giorni comunque ed è stato un giorno bellissimo bisogno. Perché abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito, quindi e sicuramente torneremo. Ci torneremo. Infatti. Sì, sì. Comunque ragazzi, la situazione qui in Messico è questa. I casi stanno crescendo abbastanza rispetto a prima, soprattutto siamo entrati da 10 giorni nella fase 3, ovvero la fase 1 italiana. È previsto un picco dei casi per questa settimana e poi da tutte le analisi statistiche che hanno fatto si dovrebbe un po' scendere. Quindi diciamo che qui ci hanno detto come tempi che dal 17 maggio dovrebbero riaprire le scuole, però non è che ne siamo tanto sicuri. Diciamo che vanno di 15 giorni come è successo in Italia. Comunque qua è una situazione un po' a sé perché essendo chiusa magari potranno anche riaprire le scuole. Più che altro a noi interessa sapere quando potremo riprendere il viaggio. Secondo noi una data che ci hanno detto più o meno è di aspettare la fine di maggio per avere notizie più certe. Ci saranno delle evoluzioni e avremo delle risposte. Bene, la nostra cena ci attende, o meglio la preparazione della cena. Noi ci vediamo in un prossimo video e vi mandiamo un grandissimo abbraccio. Anche i cani qua vi salutano. Ciao!